tutto lì. 3 secondi. Buongiorno ragazzi! Siamo in un paesino che si chiama Gardone Riviera e siamo venuti a mangiare in un posto che molti di voi ci hanno suggerito. Sì, non vedo l'ora! C'erano un po' di papere, la rigiriamo? Volete vedere un po' di papere? Eccole qua. Ah, ma è Lido. Perché io l'ho sempre chiamato Lido. Non vedo l'ora di entrare. Buongiorno. Che bello. Wow, che vista super. C'è una luce pazzesca, la giornata è bellissima e si potrebbe quasi mangiare fuori nonostante sia gennaio. Allora, qui abbiamo qualcosina per iniziare, abbiamo un cavolo cappuccio marinato nell'aceto e carne cruda di fassona piemontese, poi una sedano rapa fritto con una mostarda di zucca, una cialda croccante di tapioca e lardo e una focaccina cotta in forno alla brace con il garum di anguilla. Consigliamo di mangiare tutto con le mani. Grazie. Prego. Noi siamo preparatissimi e andiamo con i classici. Più ovviamente i rigatoni cacio e pesce. Più ovviamente i rigatoni cacio e pepe in vescica. È morbida sotto ma è croccante nella parte superiore. La cremina che c'è sopra è molto gustosa. Come vedete dico solo morbido e gustoso, ma se mi chiedete che cos'è non me lo ricordo più. Perché fai assaggiare a me sempre le cose più difficili? Il lardo sopra è delizioso e anche la patatina croccante. Ma visto che sono qua, assaggerò anche questo. Ma sono difficilissimi da mangiare. Questa sembra pastinaca. Lo scopriremo solo quando monteremo il video. L'ultimo, che ovviamente sono stato disattento, ma credo che sia cavolo rosso questo qua. Confermo. E carne cruda. Esattamente, con un po' di fleur de sel sopra. Consistenza croccante del cavolo e morbida della carne. Molto buono. Vi lascio una crema di zucca, mandorla bruciata e sciroppo di carrube. Grazie. Buona continuazione. Zucca, mandorla bruciata e crema di carrube. Sono stata attenta a questo giro. Voglio gli applausi in sottofondo, ok? Deliziosa. Questo è veramente super. La cremina di zucca, ma soprattutto il retrogusto di mandorla bruciata. Io una prima scarpetta l'avrei già fatta qua, però qua mi risulta un po' difficile, mi servirebbe il becco. Il nostro pane con lievito madre e farina integrale e poi i nostri grissini li abbiamo tirati a mano e sono con olio extravergine di oliva. Partiamo dalla Val di Sarco, quindi con Falkenstein, siamo in Sud Tirol, questo è il suo Weissburgunder, quindi Pino Bianco 216. Qua abbiamo la nostra tartare di seppia, la andremo a marinare con del sale e dello zucchero per fargli perdere l'acqua in eccesso e concentrare i sapori. Raggiungeremo la consistenza che somiglia molto a quella del riso del sushi. Viene accompagnata da un burro all'anguilla affumicata e crema di topinambur. Ha la consistenza del sushi, ma è una seppia. Con crema di topinambur. E burro di anguilla. È deliziosa. Quanto siamo stati attenti anche a questo giro. Sì! Continuiamo con lo spaghettone burro e lievito, è un burro piemontese, beppinoccelli, molto pannoso, cremoso. Contrastiamo col lievito di birra, viene seccato in forno fino a raggiungere la consistenza che ricorda moltissimo quella di una meringa, quindi croccante e friabile. Perdiamo la classica acidità che il lievito conserva da crudo e andiamo a prendere un tono che ricorda la nocciola e la crosta del pane. Pane e burro in una maniera un po' differente. Questo, insieme alla cacio e pepe in vescica, probabilmente è uno dei piatti più famosi dello chef. Apparentemente è semplicissimo perché pasta, burro e lievito. Mi sta molto simpatico. È molto buono. Lo sapete che Alain Ducasse ha detto che questo era uno dei piatti più buoni che abbia mai assaggiato? Ma quanto ne sa Franci? L'ho portata io, Scendiamo invece a Marsala in questo caso. Lui è Nino Barracco, questo è il suo Vignammare 2018. Un grillo in purezza, un grillo però di macerazione, quindi macerazione sulle bucce per 7 giorni, ma poi affidamenti 4 mesi in acciaio. Chiaramente la macerazione
cottura tende a far uscire quella che è la parte del terreno, quindi un salmastro, un sulfuro che viene fuori molto interessante. Fermentazione spontanea, non si filtra, non si chiarifica. Qui abbiamo il nostro riso, aglio nero e frutti rossi. L'aglio nero si ottiene grazie a una fermentazione che dura all'incirca 6 settimane, a una temperatura fra i 45 e i 55 gradi. Questo comporterà un vero e proprio cambiamento di colore, come potete vedere nel vostro piatto, da bianco a nero. Soprattutto l'aspetto gustativo sarà completamente differente, perché passeremo da un'agliosità molto importante, concedetemi il termine, a un profumo e un sapore molto più di sottobosco, quindi funghi secchi se vogliamo. I frutti rossi sono stati aggiunti semplicemente per bilanciare il piatto. L'abbiamo dedicato a un artista del bresciano che si chiama Stefano Bombardieri, che è sempre solito vestirsi tutto di nero. È un artista molto simpatico perché fa delle sculture dove appende degli elefanti. Inutile dire che il riso è cotto perfettamente. Indovinate un po' che cosa succede adesso? Vorrei mica non approfittare di questo sughetto delizioso. L'aspetto più buono di questo piatto, a mio avviso, sono le due salse. Aglio nero e frutti rossi. Brava. Allora, continuiamo con il dotto. Il dotto è un pesce della famiglia delle cernie. Andiamo semplicemente a cuocerlo al vapore per mantenere questa delicatezza della carne che è tipica appunto del dotto stesso. Lo serviamo con una crema di mela, passito, canditi, delle rape gialle, peperoncino dolce affumicato e bergamotto. Ok, vabbè, si è vista anche la mia mano. Purtroppo non c'è un carrello girevole sotto il piatto, è la mia manina che gira il piatto. Passito, mela verde, agrumi canditi e rape gialle. Ci spostiamo, invece torniamo a nord, in questo caso siamo in Piemonte, siamo in Langa, al centro del paese di Barbaresco, produttori del Barbaresco e il loro Barbaresco 2016. Allora, eccoci qua con la cacio e pepe in vescica di maiale. Adesso andiamo a shakerarla, è un'azione molto importante che andiamo a fare. Non tanto per fare gli splendidi davanti ai clienti, ma è un'azione che facciamo durante tutto il processo di cottura, che dura circa 27-30 minuti. Questo ci aiuta ad andare a creare l'emulsione. Quindi avremo pecorino buccia nera, olio, sale, pepe e acqua. Naturalmente la quantità di questi ingredienti non ci siamo svegliati una mattina e li abbiamo azzeccati, ma al contrario abbiamo fatto circa 400 prove. Alla fine cosa si ottiene? Si ottiene una cottura che è definita al chiodo, quindi un dente che si sviluppa non solo all'interno ma su tutta quella che è la superficie esterna della pasta. I profumi e i sapori saranno molto più intensi rispetto a una cacio e pepe normale. In realtà questo era un antico metodo che i romani utilizzavano per conservare gli alimenti, poi non solo per conservare quest'ultimi ma anche per andare a trasportarli da una colonia romana all'altra. Cottura disomogenea, rigatoni più cotti, più crudi, ma è proprio questa una delle particolarità della cacio e pepe. Diciamo che l'imperfezione diventa un piacere. Questo, ragazzi, credo di poter dire che sia il piatto in assoluto più famoso di questo posto e dello chef. Ed è il piatto che merita il viaggio, nel senso che io sono venuto soprattutto per assaggiare questo piatto. Sapete perché è un piatto rischiosissimo? Perché loro praticamente non possono controllare la cottura. Nel momento in cui aprono la vescica davanti al cliente, come è andata è andata. Quindi è pazzesco come cosa. Ovvio che l'hanno provato 1 milione di volte, però tanta roba. Cottura al chiodo, al chiodissimo. Così quando faccio la pasta troppo al dente ti dirò: Giano, ho fatto la cottura al chiodo. Bene signori, qua abbiamo la nostra guancia di manzo. La andremo a brasare, quindi una lunghissima cottura che la renderà davvero tenera. Viene accompagnata da una salsa di avola, che contrariamente da quanto dice la parola non è per nulla piccante, a base di fondo di vitello, del collagene che la renderà molto più setosa, aceto, pepe. Viene accompagnato dal nostro purè, semplicissimo 1 a 1, 1 chilo di patate rat, 1 chilo di burro. Non c'è neanche bisogno del coltello. Guarda che roba! Oddio, sembra deliziosa. Tu vai in estasi, Giano. Si scioglie in bocca. Il fondo di carne è buonissimo e la purea ha 1 chilo di burro, è buonissima. Cioè, ragazzi, ma non avete capito questa carne, la facilità con cui si sfalda. Non so se mi sono spiegato con queste immagini. Io mi tuffo di testa qua dentro. I denti non vi servono.
Cioè la purea è un panetto di burro mascherato da purea, molto molto buona. Ragazzi, era stellare, ci sta piacendo molto questo posto. È molto interessante il fatto che a tavola servono un po' tutti, sia quelli che lavorano in cucina sia quelli che lavorano in sala. Franci si gira non perché si annoia ma perché controlla se sta arrivando un piatto, e questa cosa è molto interessante, così come anche il dress code, che è un pochino più informale qua. I camerieri che ti servono in sala hanno una camicia, un paio di pantaloni e delle... ma va! No, pensavo fossero nudi. No, è che non ve li ho filmati, però comunque hanno un dress code un pochino più informale rispetto al classico dress code di un ristorante stellato. Qui abbiamo un omaggio della cucina. Abbiamo una sarda di lago. Il chef per fare questo piatto si è ispirato allo spiedo bresciano. Viene fatto con uccellini proibiti, varie carni, e viene fatto cuocere dalla mattina sulle braci per tanto tempo. Quindi prende un gusto molto biscottato, ferroso. Abbiamo prima marinato la sarda, poi affumicata, fatta seccare brevemente in forno e fritta, poi laccata con un miele agli agrumi, con sopra foglie di senape, pescione e cavolo rosso. Ragazzi, è arrivato un piatto che è un gentile omaggio extra, ma soprattutto ci dicono che si può mangiare con le mani, quindi non me lo faccio ripetere 2 volte. È una sarda molto croccante, ha una nota dolce, forse che deriva dalla laccatura, che la rende molto gustosa, molto saporita. Adesso avrei la luce perfetta, ma manca solo il dolce. Spero siano venute bene le altre inquadrature, ragazzi, perché come sono venute, non è che posso ricominciare il pranzo da capo, o forse sì. Andiamo con Ciarruti al suo sole moscato passito. Adesso andiamo a bruciare la crème brûlée al cioccolato per creare questo profumo di caramellizzazione nell'aria, e diciamo ci fa tornare anche un po' a casa perché ricorda il pentolino del latte bruciato sul fuoco. E sono delle cialde di zucchero moscovado che ricordano il caffè e la liquirizia come sapori, alternato a una crème brûlée al cioccolato. E poi qui abbiamo la nostra torta di rose, è il nostro dolce classico, dolce di Mantova, molto diffuso anche qui a Brescia, e consigliamo solamente di spezzarlo con le mani e immergerlo nello zabaione al volto. Abbiamo messo anche tanto zucchero a velo proprio per sporcarsi le mani. Il mio è molto più grosso del tuo, sì. È molto buono, è croccante, c'è questa crema di cioccolato che ci sta molto bene, e non mi ricordo se ho diritto di pucciare questa cosa qua dentro quella crema là. Tecnicamente non avresti nessun diritto. They were fresh and they opened. È calda. Stai volando? Sembra di mangiare la torta della nonna, quella proprio bella calda, super morbida, temperatura perfetta, comfort food, ragazzi. Questo, ragazzi, può essere considerato scarpetta? Questo secondo me è il non plus ultra della scarpetta. Vi porto uno dei nostri dolciumi. Questa è una cialda croccante a base di nocciole, scorza di limone, sale grosso e curcuma. Questo è il nostro torrone, fatto con cioccolato fondente all'85%, frutta secca e frutta candita. C'è un'importante presenza di miele che lo rende, diciamo, più morbido e ci permette anche di arrotolarlo e di dargli questa forma. Posso assaggiare subito il torrone? Ragazzi, ma sta arrivando un secondo menù solo di dolci? Lasciamo anche l'ultimo dei dolciumi, signori. Andiamo un po' a ricordare classicamente il vecchio gioco del pongo. Questo qui in realtà è un impasto a base di burro di arachidi, succo di arancia e per finire del miele. Adesso, se vorrete, ve ne lascerò un pezzettino fra le mani, in modo tale che possiate sentire sia la consistenza che ovviamente anche il sapore. Grazie. Grazie. Che figo! Ne mangerei a chilate. Quanto sono pirotecnici i dolci! Mi sto divertendo tantissimo. Dobbiamo finirli, tra l'altro. Sì. Torniamo al dovere. È leggermente salato, delizioso. The final scarpetta.
Bene ragazzi, siamo arrivati al momento del conto. Prego Franci, puoi spizzare. E siamo sui 255. I 2 aperitivi, l'acqua, la mia degustazione di vini. C'è stato un piatto offerto che è la sarda di lago, i 2 menui classici, la cacio e pepe che era in aggiunta e il caffè. A questo giro spendiamo più di benzina e autostrada. Siamo appena usciti dal ristorante e vi portiamo a vedere la torretta che c'è subito qui fuori. Quanto è instagrammabile questo posto? Quindi direttamente dalla torretta adiacente al ristorante, dove c'è la saletta appartata Per gli youtuber. Esatto. La location è molto bella, affacciata sul lago, vale la pena soprattutto d'estate, penso che sia pazzesca. Servizio molto attento. Mi è piaciuta molto questa cosa che in sala servivano sia il personale di sala che quello di cucina, cosa onestamente mai vista prima, l'ho trovata un'idea carina. Il menù, ci sono alcuni piatti che ci hanno particolarmente stupito. La cacio e pepe cucinata in vescica vale da solo al viaggio, perché in nessun posto potete mangiare un piatto di questo tipo. La guancia. Il pescato del giorno, la pasticceria finale. Da segnalare che ci hanno anche offerto una portata extra che era il... non me lo ricordo più. La sarda. Il menù costava 85 euro per un ristorante una stella con una location come questa e un servizio come questo. Ci è sembrato adeguato. Quindi ragazzi, dalle sponde del lago di Garda noi vi invitiamo a iscrivervi a questo fantastico canale. Fare like. Come piace dire a Franci, fare like. Credo che lo dica solo lei in tutta Italia, fare like. E fa più effetto. Sì. Fate like, condividete, iscrivetevi, accendete la campanella e soprattutto ci vediamo al prossimo video. Ciao! Deve succedere qualcosa?